Ciao ragazzi, come sempre ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Sono veramente tante le novità che i produttori stanno facendo uscire in quest'ultimo trimestre del 2025. Come sempre sul canale do spazio un po' a tutti i produttori con le novità più importanti di quest'ultima parte dell'anno. E inizio con il ricordarvi ancora una volta che questo 22-23 novembre ci sarà la finale del campionato italiano Thunder Slot. E mi raccomando, occhi puntati a Cerro Maggiore per i migliori 60 piloti d'Italia che si sfideranno appunto alla guida di vetture Thunder Slot. Ma poi più avanti andremo anche a vedere meglio con cosa correremo e come mi sono preparato per questa gara. Adesso però è giunto il momento di lasciare spazio a quelle che sono la seconda parte delle novità di novembre. Slot.it continua ad ampliare la sua gamma GT. Il produttore italiano ha infatti presentato la foto del prototipo della futura Nissan R390 GT1 numero 1 Pennzoil. Questa straordinaria vettura, fedele riproduzione dell'esemplare unico restaurato da Eric Comà, ha una storia quasi incredibile. Originariamente infatti era la R390 GT1 che ha corso alla 24 ore di Le Mans del 1998. L'ex pilota francese ne ha però intrapreso la trasformazione in un'auto stradale, pur mantenendo la configurazione originale con cui era stata omologata. Il risultato è stato un esemplare assolutamente unico nel suo genere, una vettura che fa ponte tra il mondo delle corse e quello stradale di tutti i giorni. I colori sono quelli ufficiali Nismo della fine degli anni 90 nel JGTC, un bellissimo giallo iconico che farà ritornare a molti il ricordo delle corse GT giapponesi dell'epoca. Non sappiamo ancora se ci saranno modifiche rispetto ai modelli precedenti, ma certo è che l'uscita prevista è per il primo trimestre del prossimo 2026. E sempre da Slot.it arriva una delle slot car più attese dell'anno. Stiamo parlando della Matra Simca MS670B numero 14 che ha preso parte alla 24 ore di Le Mans del 1973. Come sempre una replica eccezionale, simbolo di un'epoca eroica. All'inizio degli anni 70 la Matra incarnava l'orgoglio dell'automobilismo francese, forte della sua livrea blu acceso. Dopo i successi in Formula 1, il marchio tornò a Le Mans con il suo prototipo, spinto da un motore V12. Nel 1973 la MS670B numero 14, guidata da Bob Wollek e Patrick Depailler, non ce la fece a concludere la corsa, ritirandosi dopo soli 85 giri e un breve lasso di tempo in testa alla competizione durante la quinta ora di gara. Da Policar, la passione per la Formula 1 degli anni 80 continua ad esprimersi con rara autenticità. Dopo la superba Ferrari 126 C2 numero 28 guidata da Didier Pironi, ora è la volta della leggendaria numero 27 guidata da Gilles Villeneuve. Come sempre da parte di Policar possiamo contare in una replica perfetta sotto tutti i punti di vista estetici. Il pilota canadese rimane infatti un'icona per gli appassionati della Ferrari e questa nuova vettura ne è appunto un tributo magnificamente realizzato. Questa Ferrari 126 C2, Gran Premio di Imola del 1982, incarna tutto il fascino e la complessità di un'epoca in cui la Formula 1 si stava reinventando tra turbocompressori e aerodinamica. Policar ha creato un modello di altissima precisione, con una carrozzeria finemente modellata, un motore e un abitacolo dettagliatissimi, pilota compreso, dove il casco del pilota canadese è perfettamente riconoscibile. La data prevista di uscita del modello è programmata per il secondo trimestre del 2026. Grande ritorno anche per Revoslot e le sue BMW 2002T in arrivo nel mese di dicembre. Questo modello di vettura che ha corso nel turismo europeo non ha perso nulla del suo fascino. Linee compatte, silhouette dinamiche e uno stile retro perfettamente ricreato. Fedele alla sua reputazione, Revoslot ha prestato ancora una volta una meticolosa attenzione ai dettagli, con una carrozzeria in plastica ultra dettagliata montata su un telaio in alluminio ad alte prestazioni. Il risultato è un'auto che fa bella mostra di sé in vetrina, ma che diventa anche divertente da guidare in pista. Chi conosce il marchio italiano sa già cosa aspettarsi: maneggevolezza equilibrata e precisa e una trazione che metterà tutti d'accordo. Tutte e tre le livree sono già disponibili in preordine. BRM ha appena annunciato la tanto attesa data di uscita delle sue nuove Ferrari in scala 1/24. Dopo mesi di attesa, i fantastici modelli 330p4 e 412p entreranno finalmente a far parte delle nostre collezioni.
Ma non è tutto. BRM propone anche un kit bianco per chi ama personalizzare la propria Ferrari e dare libero sfogo alla propria creatività. Un vero plus per gli appassionati desiderosi di distinguersi con modelli unici e personalizzati. Sono quasi certo che queste vetture finiranno ben presto e allora affrettatevi a preordinarle nel vostro negozio di fiducia. La data prevista di uscita è fine novembre. Il produttore spagnolo Avanslot ci fa rivivere l'emozione dei rally degli anni 90 con la replica in scala 1,32 della leggendaria Ford Sierra Gruppo A. 2 le livree disponibili, fedeli repliche ricche di dettagli e carattere. La Ford Sierra Gruppo A Delecour, un omaggio al pilota francese e alle sue imprese sull'asfalto, e poi la Ford Sierra Gruppo N Bardolet, un omaggio alla versione più vicina al modello stradale guidata dal talentuoso pilota spagnolo. Telaio rigido e preciso, motore angle winder e trasmissione 4WD garantiscono una maneggevolezza realistica e reattiva tipica delle auto da rally. A breve qui sul canale Slot Car Tech l'unboxing e la prova di questa spettacolare vettura. E come chicca finale sempre da Vanslot vi mostriamo anche le primissime immagini di quello che diventerà ben presto un'altra vettura iconica del mondo rally. Stiamo infatti parlando del prototipo della Celica GT4. Possiamo dare il benvenuto a 2 nuove auto Formula 2226 di NSR. Il colore rosso intenso di queste 2 nuove slot car attirerà sicuramente l'attenzione, ma la casa partenopea non ha cambiato solo la verniciatura, il modello è stato riprogettato per un look moderno e deciso. Linee pulite, dettagli precisi creano una perfetta armonia tra stile e prestazioni. Questa sarà sicuramente un'aggiunta ideale alla collezione di qualsiasi appassionato di Formula 1 e di slot car. Ma da NSR le novità non si fermano qui. Bellissima è come dire il contrario questa Porsche con livrea JPS. Sotto questo elegante esterno si nasconde tutta l'esperienza dell'azienda partenopea, un telaio finemente messo a punto ed un motore angle winder per una maneggevolezza fluida e precisa, sia in gara che semplicemente per il piacere di poterla guidare. Disponibile con 2 diversi numeri gara, 7 e 12, con qualche bellissimo dettaglio che in questo caso possono fare la differenza per tutti gli appassionati. E poi facciamo un tuffo indietro agli anni 80. Questa Formula 86-89, numero 19, rende omaggio al team Toleman e al suo iconico pilota Ayrton Senna con l'inconfondibile livrea blu candy e bianca. Questa è un'edizione limitata della gamma Historic Line, equipaggiata con il motore King 21 Evo 3, un vero pezzo da collezione da custodire in pista. La seconda versione della Toleman, questa volta con il numero 20, è pensata invece per gli appassionati che vogliono godersi il piacere della pista. Stessa meccanica da corsa, stesso telaio formidabile e quel tocco in più che caratterizza le monoposto NSR di Formula 1. Con Sideways torniamo sul leggendario circuito di Le Mans del 1976. La nuova BMW 3005 CSL Racing Team Hermetite approda finalmente sui nostri circuiti per tutti gli appassionati del gruppo 5. Linee muscolose, livrea fedele all'originale e le iconiche insegne che raccontano la storia dell'epoca d'oro delle corse endurance. Con questa nuovissima BMW ci saranno sicuramente duelli serrati e momenti di guida intensi, fedeli come sempre allo spirito della 24 ore di Le Mans. Meccanica come sempre di tipo professionale, motore a cassa lunga, montato angle winder per offrire prestazioni entusiasmanti in ogni tracciato di gara. Nella preparazione di ogni slot car ogni dettaglio conta. Piloti e preparatori lo sanno bene e anche Scale Auto sembra non rimanere indifferente a queste esigenze. L'altezza del motore può fare la differenza, che si tratti di trazione, bilanciamento o velocità in curva, ed è qui che la casa spagnola colpisce nel segno, con un piccolo accessorio tanto ingegnoso quanto essenziale. Questo nuovo strumento di controllo dell'altezza del motore in scala 1,32 si presenta sotto forma di una solida piastra in alluminio lavorato, perfettamente piana. All'interno, diversi calibri intercambiabili consentono misurazioni precise dell'altezza del motore, 0,5, 0,75, 1 mm e 1,25 mm. Un'idea semplice ma incredibilmente efficace. Grazie al suo design meticoloso, controllare e regolare la posizione del motore sul telaio è finalmente facile, senza dover ricorrere a complicati stratagemmi. A colpo d'occhio puoi vedere se il motore è all'altezza corretta, garantendo alla tua auto
e anche alla tua guida una trasmissione fluida dalla potenza e un'aderenza ottimale. Sempre da Scale Auto arriva anche una bellissima BMW M8 GTLM. Nata da una famosa gara online, questa M8 simboleggia la passione incrollabile di piloti appassionati nell'era degli esport del 2020. Livrea meticolosamente realizzata, ulteriormente impreziosita dal marchio Red Bull. Questa edizione speciale vanta infatti anche una serie di decals che potrete utilizzare nel caso vogliate completare la vettura e farla diventare ancora più racing. Avete visto ragazzi, novità sia in ambito pista che in ambito rally, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti e per accontentare tutti i palati, dai più esigenti ai modellisti, ai pistaioli puri, a chi ama il rally e a chi invece adora la pista. Si stanno infatti anche avvicinando le feste natalizie, per cui pensateci a un piccolo regalino sotto l'albero di Natale. Ragazzi, come sempre mettete un like se avete trovato interessante il contenuto di questo video, mi raccomando i commenti sono a vostra disposizione e poi iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci diamo appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.